Bentornati, signore e signori, nel cuore pulsante dell'analisi dello spettacolo turco. Siete sintonizzati su Celebrita dalla Turchia, l'unico rifugio digitale in cui non ci limitiamo a sfiorare i titoli delle riviste ma scendiamo nel profondo, tra i corridoi dei set, dove i sussurri corrono più veloci delle dichiarazioni ufficiali e i silenzi rivelano più di qualsiasi conferenza stampa. Se cercate la verità dietro la facciata scintillante, siete nel posto giusto. Prima di srotolare un racconto che potrebbe competere con le trame più accese in onda oggi, un racconto di rivalità, cuori messi alla prova e schermaglie professionali, ricordatevi di iscrivervi. Per chi desidera sostenere un lavoro indipendente e appassionato, il pulsante Unisciti è la chiave d'accesso al nostro cerchio interno. I vostri like e i vostri commenti sono l'ossigeno di questa community, quindi preparatevi, la storia di oggi chiederà la vostra sentenza. Il mondo della televisione turca è un deserto mobile, dove gli imperi nascono con gli ascolti e crollano sotto il peso dei pettegolezzi. Nelle ultime settimane, un boato ha attraversato il settore e ha fatto tremare persino i muri più spessi dei produttori. L'epicentro? Mahsine Merabet, una presenza ormai sinonimo di grazia, carisma e risultati che si misurano in milioni di sguardi. Per mesi, Mahsine è stata l'anima vibrante di Esref Rüya. La serie ha rapito il pubblico, costruendo non solo un'audience fedele ma una vera cultura parallela, in grande parte grazie all'interpretazione di Mahsine, stratificata, intensa, controllata e pure sorprendente. Eppure, sotto la lucida superficie del successo, la Terra ha iniziato a muoversi. Hanno cominciato a filtrare, prima come spifferi e poi come correnti fredde, voci scomode, Mahsine starebbe per alzare bandiera bianca. Abbandonare un fenomeno proprio quando tocca l'apice è un gesto che disorienta. Chi conosce le dinamiche interne ha subito sussurrato, c'è un'altra storia dietro. E c'era davvero. La vera scossa, però, non sta nella decisione in sé, ma nel suo tempismo contorto e negli eventi concatenati che l'hanno seguita, fino a proiettare due stelle di prima grandezza in un duello silenzioso per la supremazia. Per capire il presente, bisogna guardare i fantasmi del passato. Secondo insistenti indiscrezioni, la curva della stanchezza di Mahsine non sarebbe casuale. Si allineerebbe con una precisione quasi crudele a una notizia che ha squarciato l'aria, la separazione tra Cenk Toran e Sarah Bluma. Attenzione, il cuore è una stanza privata, ma il legame pubblico tra Mahsine e Cenk, scolpito da una collaborazione precedente diventata leggendaria per il pubblico, un'alchimia rara che ha travalicato lo schermo, non ha mai smesso di far parlare. Pur avendo preso strade personali complesse, la notizia della singletudine di Cenk ha generato una vibrazione sotterranea nella vita di lei. Coincidenza? O il ritorno alla ribalta di un antico fuoco ha scoperchiato un vortice emotivo tale da rendere insopportabile la routine del set? La domanda si impone, la stanchezza professionale era solo una maschera per un terremoto più intimo? Si racconta che Mahsine abbia attraversato settimane di introspezione febbrile, stretta tra una tabella di marcia che non perdona e il caos delle sensazioni. A un bivio, con un'unica insegna, uscita. Perché il prezzo fisico della celebrità non va sottovalutato. Dietro gli ascolti di Esref Rüya c'è una maratona di notti spezzate, battute inghiottite al volo, lacrime chiamate in scena e poi ingabbiate. L'esaurimento, quello vero, cava l'anima. Le cronache di corridoio parlavano chiaro. Mahsine era stremata, a un passo da quel limite in cui le luci del set abbagliano invece di scaldare. Le montagne russe dell'arco del suo personaggio, sommate al frastuono interiore, l'avevano spinta oltre. Aveva cominciato a disarmarsi, mi fermo, mi proteggo, mi curo. Sembrava una pace necessaria. Ma l'universo, e l'industria con le sue regole spietate, avevano in serbo un altro copione. Sì, avete capito bene, Ande Erçel. Il solo nome ha attraversato gli uffici di produzione come una raffica e si è rovesciato sul set con la forza di una notizia inevitabile. Hande, con un esercito di fan e lo status di icona globale, era considerata l'unica forza in grado di colmare il vuoto che Mahsine avrebbe lasciato. Nel microcosmo della fama, però, Mahsine Merabet e Hande Erçel non sono soltanto coetanee.
I media le hanno da sempre tratteggiate come poli opposti, paralleli chiamati a incontrarsi nel confronto, alimentate da paragoni, classifiche, sondaggi, entusiasmi rivali. Quando questo rumore è arrivato alle orecchie di Massine, quando qualcuno le ha mormorato che la soluzione dei produttori al suo addio sarebbe stata consegnare Esre Fruia proprio a Ande, l'aria è cambiata. Di colpo. Il clima si è fatto metallico. E, raccontano, quell'annuncio è stato una lama nella nebbia dell'esaurimento. Lo sguardo di Massine si sarebbe irrigidito. La fatica, evaporata in un lampo. Al suo posto, un istinto territoriale che non ammette repliche. La conversazione seguente, con i piani alti, ha già il profilo della leggenda del dietro le quinte. Lei avrebbe scandito, non con paura ma con ferita, è la mia rivale più grande. Non potete farmi questo. Questa serie è arrivata qui grazie al nostro lavoro, al mio sudore. Non permetterò che raccolga i frutti della mia fatica. Non era solo un ruolo, era eredità, firma, impronta. Non le regalerò questa soddisfazione. Se serve, resto. Si cambia il testo, si cambia il passo, ma non le consegno le chiavi. Il dopo è stato tumulto. Massine avrebbe perso la calma, un'eccezione per un attice nota per rigore e disciplina, e chiesto di restare sola, chiudendosi nel camerino, tagliando il filo con l'esterno. In quel cubicolo si combatteva una guerra tra il corpo che implora riposo e l'orgoglio che ruggisce. Fuori, la troupe camminava sulle punte. Sussurri ai margini, telefonate mute, sguardi tesi. Da anni i giornali alimentano un racconto di guerra fredda tra lei e Ande. Che sia vero o distorto, un'idea si è infilata nella mente di Massine: se esco io, entra lei. Quella era la linea rossa. Per molti, il suo scatto non è stato capriccio, ma un riflesso umano alla prospettiva di essere cancellata e rimpiazzata proprio dalla persona che i media ti accostano come nemesi. Ed è qui che voglio fermarmi per coinvolgervi, comunità di celebrita dalla Turchia. Cosa avreste fatto al posto di Massine? Avete costruito una casa mattone dopo mattone finché le gambe non reggono più. Decidete di lasciarla per ritrovarvi, e scoprite che l'inquilina che considerate la vostra antagonista sta già girando la chiave. Restare per principio? O andare e liberarsi? Orgoglio professionale o rivalità tossica? Raccontateci la vostra. La preoccupazione primaria di Massine è la proprietà simbolica del successo. Esre Fruia non è un semplice impiego, è un luogo dove ha lasciato sangue e respiro, dove le scene di maggiore intensità hanno fatto il giro del mondo. Alle orecchie del produttore, la sua voce sarebbe arrivata nitida come un vetro: questa serie è arrivata fin qui grazie a un impegno totale. Io non posso permettere che qualcun altro si sieda sulla credibilità che ho costruito. Se è lei ad arrivare, io non me ne vado. Cambio idea, se necessario. Un ultimatum che ha scardinato gli equilibri. Una dimissione trasformata in moneta di scambio. In sostanza, la sua uscita diventava condizionata dal nome della sostituta. E Ande Ercel era un nome non accettabile. Tutti gli sguardi sono finiti, inevitabilmente, sui produttori. Impigliati tra scadenze di riprese, contratti di rete, impegni con gli sponsor e gli umori incandescenti delle star, si sono trovati su un filo teso. Un passo sbagliato e si perde l'oggi o il domani. Secondo indiscrezioni trapelate dall'ultima riunione d'emergenza, la linea ufficiale è stata una calma imposta: seguiamo la routine per ora. Nulla è definitivo, nulla è firmato. Aspetteremo che Massine chiarisca la sua posizione prima di intervenire sul copione. Una pausa di apnea. Un limbo. Nel frattempo, con ogni probabilità, gli sceneggiatori hanno tracciato due strade parallele, una con Massine, una senza. In mezzo a questo vortice, Massine Merabet starebbe vivendo una revisione profonda, personale e professionale. L'impulso iniziale, uscire per riprendersi, ha sbattuto contro il muro del suo istinto competitivo. Incontri lunghi con gli agenti, bilanci sulle collaborazioni internazionali, sui contratti e sull'immagine costruita negli anni. La narrazione interna è cambiata,
da mi serve una pausa a devo difendere il mio territorio. La consapevolezza che il suo abbandono aprirebbe un varco perfetto per Ande le ha acceso una nuova energia, o quantomeno una motivazione più ostinata per farsi strada dentro la fatica. Alle persone del suo cerchio più stretto avrebbe confidato: non posso accettare che Ande mi sostituisca. C'è troppa storia, troppa competizione. E Cenktorun? La sua figura, in tutto questo, è una presenza che pesa senza clamore. Il loro legame, quel sodalizio che il pubblico ha imparato a leggere in scena e fuori, è stato il rumore bianco attorno a ogni svolta. La frattura mediatica tra Cenk e Sarah Bluma, rilanciata come notizia definitiva, ha avuto su Massine l'effetto di un richiamo antichissimo, una molla emotiva capace di sporcare di malinconie la stanchezza professionale. Eppure, proprio Cenk, dicono, avrebbe riportato il discorso all'essenziale: proteggere la salute, proteggere l'eredità, scegliere cosa restare. È stato lui a ricordarle, dicono, che non tutto deve essere una battaglia, ma se proprio una battaglia va combattuta, che almeno sia quella giusta. Arriviamo quindi al bordo del precipizio. La domanda che rimbomba è semplice e spietata: ma Sine Merabet lascerà davvero Ezref Ruya? O rinuncerà al suo addio pur di impedire a Head Ursel di salire sul trono che lei ha lucidato episodio dopo episodio? Da un lato, un produttore che predica manteniamo la calma. Dall'altro, una star che sussurra, e forse urla, non le lascio il passo. In mezzo, una rivale che risponde col silenzio e con la sicurezza di chi sa che, se la porta si apre, la sua ombra cadrà subito oltre la soglia. La decisione finale, al momento in cui registriamo, non è stata siglata. Ma una cosa è certa: il set di Ezref Ruya non tornerà più quello di prima. L'innocenza è evaporta, sostituita da una consapevolezza ruvida. Qui si gioca per arte, per ego e per affari. Noi, come sempre, terremo gli occhi ben aperti. Appena la scelta sarà nera su bianco, ma Sine resta, o Ande entra, lo saprete subito qui. Perché questa è la lezione che il mondo della celebrità impartisce senza pietà: spesso, il confronto decisivo non è col copione, ma con chi aspetta dietro la tenda, pronto a calpestare le tue orme ancora fresche. Se questo viaggio dentro lo scontro più esplosivo dell'anno vi ha tenuti incollati, assicuratevi di aver messo like. Iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia e attivate la campanella per non perdere il prossimo capitolo. E per chi vuole sostenerci davvero, il pulsante Unisciti è lì che aspetta. Grazie per averci seguito. Restate in ascolto, e ricordate, è nell'ombra che si prepara sempre la scena più vera.